Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete siamo davanti ai miei piccoli pini. Questi sono dei pini d'Aleppo che ho piantato circa 2 anni fa. Sono cresciuti abbastanza bene e credo sia arrivato il momento di andare a rinvasarli. Quindi avete già capito che cosa andremo a fare oggi. Oggi faremo i rinvasi di questi miei piccoli pini e non vedo l'ora. Seguiremo tutto il processo, vi darò qualche chicca interessante e noi ci vediamo tra pochissimo con tutto il setup per fare i rinvasi. Quindi iniziamo questo rinvaso insieme. Se noterete delle differenze nelle varie parti di audio è perché questa parte la sto ridoppiando, visto che mi ero scordato di accendere il microfono, ma non sempre è un male. Sperimentiamo il doppiaggio post registrazione. Come vedete qui sono andato a prendere questa prima piantina che ho deciso, al contrario delle altre, di mettere in un vaso bonsai abbastanza piccolino, però che magari potesse fare una composizione abbastanza carina. Sono andato a mettere anche un coccio sotto la pianta in modo tale da poter far sviluppare alla pianta un bel pane radicale più orizzontale possibile, in modo tale anche da avere un bel piede, un bel nebbari, per usare termini abbastanza giapponesi. Quindi sono andato a mettere il coccio più o meno a metà del terriccio, perché comunque il vasetto era molto piccolo, e poi ho preso un bastoncino e senza tirare la pianta ma facendo solamente forza da sotto, quindi alzandola con il bastoncino, sono andato appunto a tirarla fuori dal terriccio. Sono abbastanza soddisfatto del pane radicale che ha. Importantissimo quando rinvasate piante molto piccole che avete fatto da seme, soprattutto pini o comunque piante simili, è andare a tagliare il fittone. Molto molto importante, perché se no non vi farà mai, e dico mai, la ramificazione giusta per entrare in un vaso bonsai e comunque per essere una pianta ornamentale. Ora sono andato più o meno a legare come riuscivo questa piantina così piccola al vaso, in modo tale da farla stare più ferma possibile, e poi sono andato a ricoprire tutto quanto con il terriccio per farla stare abbastanza ferma. Infine, prima di andare a proteggere il terreno con del muschio, sono andato a mettere dell'attivatore di terreno e della lana ardite per aiutare la pianta ad attecchire il meglio possibile. Allora, dicevo che vado a mettere il muschio non per un motivo estetico, ma principalmente perché per adesso mi dovrebbe andare a garantire un po' più di umidità nella pianta. Proseguo con tutte le altre. Vi ricordo comunque di seguirmi sui miei canali social in modo tale da vedere le foto che faccio durante le mie lavorazioni, in giro per il giardino, o comunque andare a vedere tutti i contenuti esclusivi, stories eccetera, che andrò a fare durante i prossimi mesi e comunque tutto il proseguo del canale e del progetto. Questa è la seconda pianta che scelgo di fare, che era la più grande. Vi lascio qui una foto che ho fatto alle radici, ne aveva veramente tante, sono soddisfatto. E ora voglio andare a dargli un po' una forma, quindi andrò ad infilare nel terreno questo filo
lo infilo molto in profondità e andrò a fare insieme a voi la filatura della pianta, andando anche a dargli una forma. Quindi mi metto a girare. Sono andato ad utilizzare un diametro abbastanza grande di filo perché comunque il tronco è bello grandicello, quindi comunque per garantirmi una certa stabilità sono andato a fare questo discorso. Vado a dargli un po' una piegatura. Non so, ho pensato a una forma del genere per dargli abbastanza compattezza, non so bene. Guardate un po'. Secondo me ci potrebbe anche stare. Ora anche qui vado a mettere il muschio, do una bella annaffiata, proseguo con tutte le altre e ci vediamo alla fine con tutto il risultato. Ora siamo con l'ultimo e ho deciso di fare anche questo con voi. Quindi che cosa vado a fare? Come detto prima, infilo il bastoncino, faccio forza per alzare senza tirare la pianta. Poi vi potrebbe sembrare che sto tirando, ma in realtà sto solamente alzando sotto con il bastoncino. E voilà, tiro giù la vecchia terra in modo da individuare il fittone. Questa probabilmente è quella che in assoluto ha più radici. Se ci fate caso ci sono anche delle puntine bianche, il che vuol dire che erano in crescita. Ha un bel fittone molto grosso, ovvero tutta questa parte qua sotto. Io mi vado a puntare qua e taglio. Sono veramente soddisfatto di come stanno uscendo queste piantine. Sono andato di nuovo a nebulizzare anche questa pianta. Ora prendo poco attivatore organico del terreno e lo metto dentro. Ci vado anche a mettere un po' di leonardite, un chicchino, guardate, proprio un chicco, e lo vado a posizionare dentro. Questa ho deciso di non andare a legarla nella parte sottostante. Questa e anche altre le ho rinvasate veramente molto basse, quindi vedete già che basta un po' di terra e si tengono. E sto anche riutilizzando un pochettino il suo substrato originale in modo tale da andare a garantire magari la presenza di qualche microorganismo che si era creato lì dentro. Come vedete è veramente poco il substrato originale che ci sto mettendo, e adesso vado a finire tutto quanto con l'altro. Guardate il movimento che sto facendo per mandare bene sotto il terriccio. Ora mi era rimasto giusto questo po' di terriccio e possiamo dire che il rinvaso è concluso. Ora andiamo insieme a mettergli un po' di filo. Non mi ricordo se ve l'avevo detto prima, però sto utilizzando comunque il filo d'alluminio, visto che le piante sono molto piccole e molto morbide, e anche per il fatto che non ho comprato ancora il filo di rame.
Vado a tagliare il filo in eccesso e ora vediamo un attimo di andargli a dare una forma, e perché no, potrei anche fare un lavoro del genere. E cercare di portare la pianta ad una sorta di semicascata. Quindi diciamo qui sale, poi qua tende a scendere. Chissà se vi piacerà. Era per fare un qualcosa di diverso rispetto alle altre. Ora prendo sempre il muschio e ora quindi andiamo a mettere insieme questo po' di muschio, che come ricordavo prima non lo sto mettendo per un fatto estetico, ma lo sto mettendo per andare a proteggere un po' il substrato e non farlo asciugare troppo in fretta. Comunque ora andrò a mettere queste piante in un luogo ben riparato dal vento, dove però riesco comunque a garantirgli una buona quantità di luce, magari non diretta. Vediamo un attimino come si comporta. Io ora ho cercato di dargli una forma che poteva essere diversa dalle altre. Ci vediamo con tutte le piante insieme, così le andate a vedere. Come state vedendo, il lavoro è finito. Secondo me ho fatto un buon lavoro. Sono molto soddisfatto del pane radicale che avevano alcune di queste piantine, in particolar modo 2. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare dicendomi voi se avreste fatto quello che ho fatto io, soprattutto se avreste fatto tutte queste piegature un po' particolari. Ho voluto usare un pochettino. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram delle offerte che trovate qui a video oppure in descrizione, e anche andarmi a seguire sui miei social che trovate sempre in descrizione: Instagram, Facebook, TikTok, quello che volete insomma. In descrizione e anche nel primo commento, come qui in alto a destra, vi lascio dei video che potrebbero tornarvi utili, tra cui i miei video sui pini, i miei video sulla semina e tutti questo tipo di video che sicuramente, se state vedendo questo video, vi torneranno utili. Detto ciò, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!